Il primo halftime show della storia dei mondiali di calcio è già uno degli eventi più discussi dell'anno. C'è chi lo ha definito persino migliore dell'ultimo Super Bowl e chi invece sostiene che abbia completamente snaturato il calcio. Da grande appassionato sia di musica che di calcio lo aspettavo con enorme curiosità e devo dire che nel complesso mi è piaciuto parecchio. Certo, alcune cose non mi hanno convinto fino in fondo e adesso le vediamo insieme. Il negozio dei dischi. Finisce il primo tempo, escono i calciatori dal campo e in meno di 5 minuti è tutto pronto. Organizzazione veramente eccezionale. Madonna apre le danze cantando Music e già qui arriva quello che è stato uno dei miei momenti preferiti, cioè si presenta a bordo di un macchinone circondata dai ballerini, ma soprattutto accompagnata da due leggende del calcio brasiliano, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, un mix tra epica e trash che davvero mi ha sia divertito che sorpreso allo stesso tempo. È una di quelle immagini che forse, non faremo così fatica a trasformare in un meme nei prossimi giorni. Lo spazio di Madonna è stato suddiviso in due parti. La prima, la più corposa, era pre-registrata e probabilmente serviva anche così a dare tempo di completare il cambio palco nel caso di qualche piccolo ritardo. La seconda invece live, purtroppo è durata solamente 20 secondi. Madonna, sempre insieme ai due fenomeni brasiliani, è entrata sul terreno di gioco cantando il celebre ritornello Music makes people come together. Un ingresso breve, ma comunque d'impatto. Lo spettacolo dal ritmo serratissimo è poi passato ai Muppets, che hanno reinterpretato Seven Nation Army dei White Stripes sotto la direzione del maestro Gustavo Dudamel. In mezzo alle coreografie dell'orchestra che imitava il celebre gesto della canoa diventato ormai virale tra i tifosi norvegesi durante questo mondiale, ecco che appaiono i BTS che hanno davvero infiammato lo stadio con la travolgente Dynamite, probabilmente tra i momenti più esplosivi e coinvolgenti di tutto lo show. A quel punto c'è stato spazio anche per una rapida incursione di Ted Lasso e Coach Bird, protagonisti della celebre serie Apple, che ci hanno accompagnato in quella che secondo me è stata un'altra parte geniale dell'halftime. Ted Lasso finge di voler fare entrare in campo una giovane promessa e all'improvviso compare Justin Bieber, che ascolta le indicazioni del mister, entra in campo con una chitarra e canta Everything Hallelujah, brano tratto dal suo ultimo album Swag 2. Nonostante come al solito abbia cantato benissimo, forse questo è stato il momento che ha leggermente spezzato il ritmo incalzante costruito prima da Madonna e poi dai BTS. Forse una scelta un po' troppo intima per un contesto del genere, ma comunque rimane una bella performance e soprattutto fa piacere rivedere Justin Bieber in ottima forma dopo ultimi anni decisamente complicati. I motori però si riaccendono subito perché non poteva mancare la vera madrina dei mondiali, Shakira. Con Dai Dai, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo, fa ballare e incanta l'intero stadio con la sua energia e la sua danza. Bellissime anche le coreografie, il colore giallo sicuramente è il colore che svetta e la canzone viene cantata insieme a Burna Boy. L'esibizione si è conclusa infine con un coro dei bambini newyorkesi che ha interpretato We Dance. E se in quella scena vi è sembrato così di intravedere anche Chris Martin, il frontman dei Coldplay, avete visto molto bene, perché è stato
stato proprio lui il direttore artistico di questo halftime. Il mio giudizio su questo show è sicuramente positivo. Nel complesso mi ha divertito soprattutto e credo che come primo esperimento sia stato promosso. Se però devo pensare a qualcosa che mi ha convinto di meno, direi soprattutto una cosa: c'era davvero troppa carne al fuoco. Voglio dire, 11 minuti di spettacolo con così tante superstar hanno inevitabilmente lasciato pochissimo spazio a ciascuno di loro. Secondo me, con 1 o 2 artisti in meno, ogni performance avrebbe avuto sicuramente il tempo di respirare di più e probabilmente anche noi avremmo goduto ancora meglio ogni singolo momento. Molti hanno definito questo halftime addirittura migliore di quello dell'ultimo Super Bowl di Bad Bunny, per intenderci, sostenendo che fosse più energico, spettacolare e anche più facile da seguire. Altri invece hanno criticato soprattutto la durata complessiva della pausa della partita tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Infatti sono trascorsi 27 minuti all'incirca, quando normalmente il regolamento del calcio ne prevede soltanto 15. Sarà interessante capire se la FIFA deciderà di mantenere questo formato anche per le prossime edizioni, oppure deciderà di apportare qualche modifica. E voi cosa ne pensate di questo primo esperimento dell'halftime show ai mondiali di calcio? Vi è piaciuto oppure preferite che il calcio resti fedele alla tradizione? Fatemelo sapere come al solito qui sotto nei commenti, perché sapete che sono molto curioso. Il negozio dei dischi necessita di una pausa estiva, ma ci risentiamo molto presto con tanti nuovi contenuti. Buone vacanze, grazie e ciao! Il negozio dei dischi.